Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di proprietà colligative. Le proprietà colligative hanno una grande importanza, un enorme risvolto nella vita quotidiana. Basti pensare al sale che viene sparso sul ghiaccio per poterlo sciogliere, oppure l'uso di integratori minerali per chi fa un'intensa attività fisica. Un altro esempio collegato alle proprietà colligative è l'uso degli anticongelanti che vengono inseriti nei radiatori per impedire il congelamento dell'acqua, oppure una temperatura di ebollizione più elevata in modo da preservare il motore, o anche da un punto di vista diciamo, delle conservazioni alimentari, utilizzando la salagione come un modo per quindi conservare gli alimenti stessi. Le proprietà colligative, colligare è il termine latino, quindi proprietà colligative deriva proprio da questo termine colligare che vuol dire collegare. Queste proprietà colligative si manifestano quando noi consideriamo una soluzione in cui andiamo a sciogliere un soluto. Innanzitutto questo soluto non deve essere volatile o molto poco volatile, e il solvente deve essere chiaramente volatile. Quello che interessa non è la natura del soluto che andiamo a inserire, bensì dal numero di particelle presenti nella soluzione. Pertanto, o che sia un sale o che sia un acido o una base, a noi interessa soltanto la quantità di particelle presenti nella soluzione. Se nel processo di solubilizzazione, cioè quando andiamo a sciogliere un soluto in soluzione, questo soluto si comporta da elettrolita, cioè si dissocia o totalmente o parzialmente nei suoi ioni, dobbiamo considerare il fenomeno della dissociazione. Pertanto le formule matematiche che andremo a vedere successivamente devono essere opportunamente modificate attraverso dei fattori di correzione che proprio tengono in conto di questi elettroliti disciolti in soluzione. Se due soluzioni hanno una medesima proprietà colligativa, ad esempio la pressione osmotica, presenteranno anche tutte le altre proprietà colligative nello stesso valore. Per cui se io ho due soluzioni che hanno stesso valore di pressione osmotica, esse avranno anche uguale valore di abbassamento della tensione di vapore, o di innalzamento ebulloscopico o di abbassamento crioscopico. Va detto innanzitutto che le formule che andremo a studiare si riferiscono a soluzioni ideali. Che cos'è una soluzione ideale? Possiamo definirla in due modi, uno più intuitivo e uno legato alla termodinamica. Quello più intuitivo è il seguente, e cioè le interazioni che si vengono a creare tra soluto e solvente. Le interazioni tra solvente, soluto e soluto devono essere della stessa entità, per cui il movimento delle particelle, sia del solvente che del soluto, devono avere lo stesso grado di libertà. Da un punto di vista termodinamico, invece, viene definita una soluzione ideale quella soluzione che presenta un'entalpia di mescolamento pari a zero, che viene indicata con delta H uguale a zero. Questo è un discorso che affronteremo poi in termodinamica, e quindi il discorso relativo è soltanto legato a un fattore entropico. Quindi se noi consideriamo l'energia libera è uguale a delta H meno T delta S, quindi l'energia libera di Gibbs è uguale alla variazione di entalpia meno la temperatura per la variazione di entropia. Quindi se il delta H è uguale a 0, il valore sarà sicuramente di natura entropico, ma è un discorso che andremo ad affrontare successivamente. Possiamo dire in prima battuta che soluzioni estremamente diluite possono essere considerate come soluzione ideale, chiaramente con le dovute cautele. E da un punto di vista proprio operativo
una soluzione che presenta una molarità inferiore, quindi una molarità minore di 10 alla meno 3, può essere considerata in prima battuta come una soluzione diluita. Fatte queste brevi premesse, vediamo di affrontare le proprietà colligative. Queste sono definite in 4 proprietà, e cioè l'abbassamento della pressione di vapore, l'innalzamento ebulioscopico, l'abbassamento crioscopico e la pressione osmotica. Trattiamo oggi l'abbassamento della pressione di vapore. Innanzitutto, che cos'è la pressione di vapore? Possiamo definire come la capacità che ha un liquido di poter evaporare. Ce ne accorgiamo, per esempio, quando apriamo una bottiglia di alcol, immediatamente avvertiamo il tipico odore, oppure quando apriamo una boccetta di acetone. Quindi significa che queste sostanze hanno un'elevata pressione di vapore, quindi tendono facilmente ad evaporare. Se consideriamo un recipiente contenente un liquido, chiaramente il tutto a pressione costante, accadrà che quindi dopo un certo periodo di tempo si instaura un equilibrio tra le particelle che andranno allo stato di vapore e quelle particelle che torneranno allo stato liquido. Quando quindi raggiungiamo questo equilibrio dinamico di particelle, possiamo quindi definire la pressione di vapore la pressione che esercita il vapore del liquido nei confronti sia dello stato liquido, quindi del liquido stesso, che nei confronti delle pareti del recipiente. Questo studio della pressione di vapore è stato quindi fatto da Raoult, il quale dimostrò che se per esempio prendiamo due liquidi perfettamente miscibili, la pressione totale, e quindi è data dalla somma della pressione di vapore del liquido puro per la sua frazione molare, più la pressione di vapore dell'altro liquido puro per la frazione anch'essa molare. Ricordiamoci che Raoult ha eseguito questi esperimenti prendendo in considerazione, in questo caso, un soluto non elettrolita e non volatile. Ora, questa legge può essere applicata anche alle proprietà colligative, però abbiamo detto che il soluto, quindi in questo caso disciolto nella soluzione, ha una pressione di vapore praticamente nulla, quindi P con 0 di X con B è 0, per cui la relazione può essere scritta in questo modo, che la pressione totale è uguale alla pressione del liquido puro, la pressione di vapore del liquido puro per la sua frazione molare. Che cosa scaturisce da questa relazione? Che sicuramente la pressione di vapore della soluzione è minore della pressione di vapore del liquido puro, in questo caso del solvente. Sappiamo anche che la somma delle frazioni molari, in questo caso consideriamo due sostanze, quindi la frazione di molare di A più la frazione molare di B è uguale a 1, e quindi la frazione molare di A è uguale a 1 meno B, la frazione molare di B. Se andiamo a sostituire il valore, la relazione diventerà la seguente, che la pressione totale della soluzione sarà pari alla pressione di vapore del solvente allo stato puro, che moltiplica 1 meno la frazione del soluto non volatile. Andando a eseguire le operazioni e riarrangiando avremo che P con 0 meno P fratto P con 0 è uguale a X con B, e che pertanto la variazione della pressione di vapore della soluzione è direttamente proporzionale alla concentrazione, quindi alla frazione molare del soluto. Quindi attraverso questa relazione possiamo determinare quello che è l'abbassamento della pressione di vapore quando noi andiamo a inserire in una soluzione un soluto non volatile o poco volatile che non sia elettrolita. E pertanto viene dimostrato che la pressione di vapore quindi subisce una diminuzione
proporzionalmente alla concentrazione, quindi meglio al numero di particelle presenti nella soluzione stessa. Nelle prossime lezioni andremo a eseguire degli esercizi sull'abbassamento della pressione di vapore e quindi l'applicazione della legge di Raoult. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Vi invito a iscrivervi al mio canale o a schiacciare un like.